Ciao a tutti vichinghi, io sono Giulia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, sono qui per raccontarvi del mio percorso di come io da straniera ho imparato il norvegese in Norvegia. Allora, non so se vi ricordate bene di questo video dove in questa lettera della vichinga vi raccontavo o comunque vi davo dei miei consigli su come è meglio e dove è meglio mandare i propri figli in Norvegia, nelle scuole norvegesi, ecco. E in quel video chiesi se eravate interessati o meno a sapere per quanto riguarda il mio percorso, di come io da straniera mi sono integrata nelle scuole norvegesi e comunque nella... sto per dire milieu, ma è in norvegese, non lo capite, aspettate. Nell'ambiente norvegese, ecco. E tanti di voi mi avete chiesto di fare un video dove racconto della mia esperienza e di tutto il mio percorso. Quindi qui in questo video racconterò comunque la mia esperienza in questo percorso per imparare il norvegese e dirò anche, insomma, in base alla mia esperienza, vi darò anche qualche consiglio. Allora, come ho già detto tantissime volte, io mi sono trasferita in Norvegia nel lontano 2012 e prima di atterrare in Norvegia non sapevo una parola di norvegese, assolutamente nulla. A quei tempi comunque nel 2012 insomma non si trovava gente che parlasse della Norvegia, o meglio non si trovavano italiani che parlassero della Norvegia su YouTube o comunque in generale su qualche blog e via dicendo. Era veramente impossibile trovare qualche italiano che avesse scritto un qualche cosa sulla Norvegia. Si sapevano soltanto le cose basilari comunque della Norvegia. Vi consiglio anche un video dove racconto se il norvegese è difficile o meno come lingua da imparare, quindi ve lo lascio qui linkato e in tal caso, se siete interessati, in secondo tempo lo potete andare a vedere in massima tranquillità. Comunque, ritornando al mio percorso. Quindi non sapevo niente di norvegese e eravamo riusciti a trovare l'unico e uno solo di dizionario di norvegese italiano italiano norvegese che tra l'altro ho sempre quando mi chiedete consigli io ho sempre detto che quel dizionario è pessimo e infatti è veramente pessimo. Se vi interessa ho fatto anche un video riguardo i dizionari di italiano norvegese e viceversa, quindi se siete interessati vi ho consigliato i migliori dizionari qui, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Comunque, quindi praticamente non sapevamo le pronunce, quindi quando avevamo aperto questo dizionario di norvegese italiano eravamo rimasti sconvolti perché vedevamo questa A con il pallino sopra, la O troncata, la AE che era tutta appiccicata attaccata e quindi eravamo un attimo rimasti un poco che sconvolti. Quindi una volta atterrata in Norvegia mia madre mi segnò in questa scuola, come ho già raccontato in quel video, in una scuola internazionale che però si parlava solo in lingua norvegese. Veniva definita e viene definita tuttora scuola internazionale perché si accettano anche bambini o comunque adolescenti che non hanno la padronanza della lingua norvegese o che comunque non sanno per niente il norvegese. Quindi per esempio me. Quindi io non sapevo una parola di norvegese, proprio niente, assolutamente nulla. Adesso ci tengo a precisare una cosa prima che andiamo avanti proprio con il mio racconto. In tantissimi mi chiedete, ma la lingua norvegese è fondamentale anche per le scuole superiori e o università? Assolutamente sì. Il mio esempio, per esempio, per gioco di parole, io per esempio, appena atterrata in Norvegia, dovevo iniziare le scuole superiori. Però mi hanno detto che non potevo iniziare le scuole superiori perché non sapevo il norvegese. Perché nelle scuole superiori
qui si insegna in lingua norvegese. Sicuramente si troveranno anche scuole superiori di lingua inglese, ma sono veramente rarissime, dato che la maggior parte comunque degli adolescenti o dei ragazzi comunque in generale appena atterrano qui hanno, diciamo, un po' l'obbligo comunque di imparare il norvegese, e mi pare anche la cosa più logica di questo mondo, dato che uno vive, cioè viene a vivere per esempio in Norvegia, la lingua ufficiale è il norvegese, quindi è la base, ecco. Pure per sopravvivere comunque io vi consiglio sempre di gran lunga di imparare bene il norvegese. Insomma, in questa scuola ci sono diverse classi per studenti stranieri o per comunque adolescenti stranieri. Io avevo 15 anni e dovevo iniziare, ripeto, le superiori, però sono stata rifiutata dalle scuole superiori perché non sapevo il norvegese e mi hanno detto esplicitamente: impara bene il norvegese, non ti dico di impararlo lingua madre, però di saperlo capire, comunicare e leggerlo bene il norvegese, e potrai entrare nelle scuole superiori norvegesi. Quindi sono stata in questa scuola internazionale per 2 anni e lì praticamente mi hanno messa nella 9ª e 10ª classe, più o meno, perché adesso vi racconto anche nel dettaglio. Praticamente questa scuola internazionale dove sono andata io era un insieme di asilo nido, scuole elementari e medie. Sì, esatto, queste. Asilo nido, scuole medie e elementari, esatto, perché in Norvegia funziona un po' come in Inghilterra, che praticamente dalla prima alla 7ª classe sono le scuole elementari, poi dall'8ª alla 9ª e la 10ª vengono definite scuole medie. Quindi io sono stata messa nella 9ª e 10ª classe, e lì però maggiormente stavo più con gli stranieri che dovevano imparare il norvegese. Quindi io appena arrivavo a scuola la mattina dovevo andare in questa classe che c'erano soltanto gli stranieri e nessuno di noi non sapeva parlare una parola di norvegese, a malapena un po' di inglese. Poi capirai, soprattutto io, si sa come si insegna l'inglese in Italia, no? E quindi c'era poi questa professoressa, questa maestra professoressa, che insegnava a noi stranieri il norvegese, e lì è stato un po' un trauma perché lì non si parlava inglese, quindi era soltanto in lingua norvegese. Quindi lì avevo all'inizio, alla 9ª classe, diciamo il primo anno, appena sono arrivata qui, avevo 3 ore di norvegese, 3 ore di norvegese, quindi eravamo partiti proprio dalle basi, dall'alfabeto, le pronunce, la fonetica, le classiche domande del tipo come ti chiami, quanti anni hai e via dicendo. Quindi insomma c'era questa professoressa che ci insegnava a comunicare in norvegese, a capire la fonetica, e una cosa che poi ci tengo a precisare, che questa professoressa parlava con noi solo in norvegese, non spiegava mai in lingua inglese, quindi dovevamo noi sforzarci di capire cosa lei dicesse. Quindi era un po', cioè è stato abbastanza, non dico pesante, però è stata una sfida, ecco, è stata una sfida perché comunque dovevi stare lì concentrata a capire quello che lei intendeva e quello che lei diceva, perché comunque cioè io il norvegese non lo sapevo, quindi dovevo andare molte volte anche a intuito, fino a che però mano a mano poi ho iniziato a capire quello che lei diceva, quello che le altre persone dicevano, insomma, cioè in poco tempo e senza nemmeno rendermene conto sono riuscita a capire e ad imparare il norvegese. Allora, stavo dicendo prima che io ogni mattina avevo 3 ore di norvegese il primo anno. Mi ricordo che questa scuola internazionale che io avevo era
da lunedì al venerdì, perché qui il sabato in Norvegia non si va a scuola, né alle superiori né all'università, niente da nessuna parte. Il sabato è un giorno libero per tutti. Quindi avevo il lunedì, dal lunedì fino al venerdì, 3 ore di norvegese il mattino, quindi si entrava alle 8:30, 8:15, non ricordo sinceramente perché sono passati anche quasi 10 anni, quindi non è che ricordo tantissimo. Avevo queste 2-3 ore di norvegese la mattina, di prima mattina, e ogni ora comunque ci davano dai 5 ai 10 minuti di pausa, quindi ecco, non è che erano 3 ore tassative di norvegese. E dopo queste 3 ore, 2 ore di norvegese al mattino, mi mettevano nelle classi norvegesi, dove lì gli alunni facevano lezione normale, però in lingua norvegese, quindi facevano lezione di religione in lingua norvegese, lezione di matematica in lingua norvegese e via dicendo. Quello mi mettevano di rado, poche volte, se no 1 massimo 2 ore, che ne so, per esempio il lunedì, il giovedì e anche il mercoledì, facciamo un esempio, mi mettevano in questa classe insieme a questi alunni norvegesi, dove lì in qualche modo dovevo essere io ad integrarmi, no? A farmi capire quello che io dicevo e insomma a cercare di comunicare anche con quel poco di norvegese che io sapevo. Comunque dovevo essere io a iniziare insomma a comunicare in norvegese in modo tale che io potessi migliorare, ecco. E anche lì è stata una sfida, perché comunque, ripeto, nel 2012 non c'era nessun italiano che spiegasse com'erano i norvegesi e via dicendo sul web, quindi è stata una sorpresa anche lì, perché mi aspettavo, vabbè, male che vada, comunque ci sarà qualcuno che mi viene vicino e mi parlerà. No. Quindi un consiglio che vi voglio dare è di essere voi a fare il primo passo. Non aspettate che siano i norvegesi, perché i norvegesi di loro raramente, ma quasi mai, faranno il loro primo passo. Io sono stata in 2 anni in quella scuola internazionale dove mi mettevano in quella classe di soli norvegesi, e i norvegesi non è che comunicavano. E poi, a parte che i norvegesi sono anche dei tipi che, se non sai la loro lingua, quindi se non sai il norvegese, non vengono vicino a te a provarci a parlare tutto. Questo lo devo dire, perlomeno questa è la mia esperienza, perché ci sono stati tantissimi altri italiani che invece con i norvegesi hanno fatto subito amicizia. Ma questo io penso che dipenda anche in che città uno va a vivere, perché se vai nelle grandi città già di stranieri ce ne stanno tanti, quindi l'integrazione c'è un pochino di più. Ma io, venendo ad Arendal, trasferendomi ad Arendal, che è una piccolissima cittadina di quasi 40.000 abitanti, insomma non è proprio una metropoli, non è come Oslo, quindi si faceva e si fa fatica a fare amicizie. Però adesso ovviamente è diverso, perché il norvegese lo so, ma a quei tempi non lo sapevo ed era difficilissimo, soprattutto per una ragazza di 15 anni che insomma non è che ho tutta questa esperienza di vita come adesso che ne ho quasi 25, ecco. Quindi dicevo, mi buttavano più o meno in questa classe per un'oretta scarsa, diciamo 2 massimo, qualche giorno alla settimana, per farmi integrare, per farmi capire anche come funzionavano le scuole norvegesi e tutto. E in più però, quando c'erano materie un po' più pesanti, no? Come per esempio scienze, matematica e via dicendo, per esempio a me il primo anno, siccome io non capivo una parola di norvegese, per non farmi, diciamo, rimanere indietro, mi avevano segnata questa professoressa che era norvegese, che è norvegese, però
sapeva parlare fluentemente lo spagnolo, perché lei aveva vissuto in Spagna per tantissimi anni e quindi sapeva parlare fluentemente lo spagnolo come se era la propria madrelingua. Quindi, siccome non c'erano italiani a quel tempo, ad Arendal sinceramente non ce ne stanno veramente pochi di italiani, si contano sulle dita, veramente. Comunque, eravamo la prima famiglia di italiani a trasferirci ad Arendal, quindi pensate un po', e l'unica lingua che effettivamente si avvicina all'italiano qual è, ragazzi? Lo spagnolo. Quindi quando mi dovevano spiegare matematica oppure queste materie qui, avevo questa professoressa che parlava con me in spagnolo, quindi comunicavamo in spagnolo, anche se molte volte lei si fermava e mi diceva ok, adesso proviamo a parlare in norvegese. Quindi grazie a lei ho capito un po' anche come funzionava in Norvegia la matematica, perché è leggermente diversa dalla matematica italiana, quindi cambiano un pochino di cose, però ecco, grazie a questa professoressa che mi parlava spagnolo riuscivo a stare dietro. Lo spagnolo lo sapevo prima di venire in Norvegia, perché ho iniziato ad impararlo all'età di 12 anni, quindi comunque diciamoci anche la verità, non è una lingua stradifficile lo spagnolo con l'italiano, ecco, a confronto del norvegese è veramente una passeggiata lo spagnolo. Quindi molte volte quando c'erano materie come scienze e matematica, queste un pochino più pesanti, mi mettevano con questa professoressa, andavamo in biblioteca della scuola, perché nelle scuole norvegesi solitamente ci sono anche le biblioteche, perché qui in Norvegia funziona che i libri scolastici non li devi comprare, ma te li dà direttamente la scuola, che poi a fine anno li devi riconsegnare. Quindi andavamo nella biblioteca della scuola e lì mi spiegava come funzionava matematica e tutto quanto. Invece materie un po' più frivole, come per esempio ginnastica, religione, che altre materie, musica anche avevamo, poi in Norvegia c'è anche cucina, quindi ti insegnano anche a cucinare in Norvegia, e avevamo queste materie che mi lasciavano un po' più libera, mi lasciavano con gli studenti norvegesi, che però io sempre in un angolino stavo perché non sapevo parlare norvegese e il mio inglese era scrauso, ma lì di spagnoli e di italiani non ce n'erano, quindi l'italiano e lo spagnolo mi serviva ben poco. Fine. Quindi questo è stato il primo anno. E mi ricordo che quando era il periodo in cui si arrivavano quasi alle vacanze estive, la professoressa di norvegese, dove stavamo in questa classe di soli stranieri, ci portava fuori per la città e ci insegnava come si chiamavano quei determinati oggetti in norvegese. Per esempio, ci portava per la città e quindi ci spiegava che fortau significava marciapiede, oppure che ne so, trare, che significavano alberi, capito? Quindi ci portava in giro e ci diceva quello si dice così in norvegese, quello si dice così in norvegese. Era un modo comunque simpatico e carino anche per imparare meglio la lingua e non essere, diciamo, troppo pesanti, perché mettere dei ragazzi 2-3 ore al giorno a parlare, comunque a capire il norvegese, insomma è un po' stressante. Quelle 2-3 ore di norvegese comunque devo dire che non erano per niente pesanti, perché ripeto che avevamo ogni ora dalle 5 alle 10 minuti di pausa, quindi non era assolutamente nulla di così tanto, oh mio Dio, e in più comunque ci faceva giocare molto, nel senso avevamo molti giochi da tavola in lingua norvegese, molto semplificati, molto per bambini, però in quel modo uno non se ne rendeva conto, ma imparava tante parole in norvegese. Quindi tramite i giochi da tavola, tramite i libri da leggere, tramite anche queste uscite che facevamo con questa professoressa di norvegese, in poco tempo sono riuscita a capire il norvegese.
Forse l'unico problema che avevo era comunicare in norvegese, perché avevo sempre il timore e la paura di mettere male le frasi, le parole, cioè di non essere capita. Riuscivo a capire, però ero molto limitata nel parlare perché avevo troppa paura di sbagliare, che magari forse ritornando indietro dovevo buttarmi un po' di più nel parlare. Quindi, morale della favola, il primo anno è passato così, con 2-3 ore di norvegese ogni giorno di mattina. Poi nelle ore più frivole mi mettevano in classe con alunni norvegesi, per poi invece, quando avevo materie un po' più pesanti, mi mettevano con questa professoressa dove mi spiegava tutto in spagnolo. Il secondo anno invece è stato un po' più leggero, perché avevamo 2 ore di norvegese, non tutti i giorni, se non mi ricordo male, ma era tipo lunedì, martedì e per esempio il giovedì, mentre le altre materie, cioè gli altri giorni, mi inserivano già un pochino di più nella classe dove c'erano tutti gli alunni norvegesi, e in più ogni tanto avevo ancora questo aiuto da questa professoressa che parlava fluentemente spagnolo, quindi avevo ancora l'aiuto da lei molte volte, anche se nel secondo anno, quindi nella 10ª classe, avevo queste 2 ore di norvegese di mattina insieme agli altri stranieri, poi mi mettevano in questa classe di soli norvegesi e stavo lì con loro, e poi molte volte nelle lezioni già un po' più pesanti come matematica, scienze e via dicendo, mi mettevano insieme ai norvegesi, quindi rimanevo insieme agli alunni norvegesi, dove lì insomma dovevo cercare di stare dietro alla lezione in solo lingua norvegese. Poi mi ricordo che molte volte io a scuola rimanevo anche tipo un'oretta extra, perché facevano anche diverse attività. Mi ricordo che quando avevo classe, cioè quando stavo in classe con gli alunni norvegesi, mi ricordo che poi nel pomeriggio c'erano anche diverse attività, come per esempio da giocare insieme a tutti gli alunni, quindi giocavamo, non lo so, ad alcuni giochi che si facevano lì, non proprio di ginnastica, ma tipo avete presente tipo quando, che ne so, quei giochi che facevamo anche noi da piccoli prima che c'erano tutta questa cosa dei social. Oddio, non dico 1, 2, 3 stella, però tipo quei giochi lì dove si comunicava tanto, si cercava di parlare. Quindi si facevano quei giochi lì, tipo nella aula magna, nel pomeriggio. E in più molte volte io invece, o molte volte stavo insieme a questi alunni norvegesi a giocare, oppure andavo insieme a questa professoressa che sapeva parlare lo spagnolo e stavo con lei a fare tipo i compiti, perché mi avevano messo questo aiuto. Non ho pagato niente di extra, non si paga niente. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire a inizio video che la scuola internazionale che ho frequentato io non era a pagamento, era totalmente come se fosse una scuola pubblica normale, solo che viene definita scuola internazionale perché già sapete il motivo, inutile che lo ripeto nuovamente, però insomma non si paga niente, non è come le scuole private che si deve pagare qualcosa, assolutamente. E quindi sì, molte volte facevo i compiti con la mia insegnante che parlava spagnolo, e al massimo lì rimanevo 1 ora, 2 orette e poi me ne ritornavo a casa. Alcune volte era così, alcune volte invece uscivo normalmente come i miei compagni di classe norvegesi, ecco. Quindi il secondo anno pure è stato così, sono stata messa un po' più, diciamo, dentro la classe insieme ai norvegesi. Poi ovviamente quando si facevano queste mini gite, che non è che si fanno chissà quali grandissime gite qui in Norvegia, però molte volte si fa e si fanno pure bene, molte volte le gite qui in Norvegia, quando ci si mettono, andavo insieme ai miei compagni di classe norvegesi, quindi
Il primo anno è stato un 50 e un 50, mentre il secondo anno già mi sono sentita che dovevo per forza, diciamo, integrarmi con la classe insieme ai norvegesi. Allora, per quanto poi riguarda la mia esperienza con gli alunni, insomma, farmi amicizie norvegesi, mettermi insieme alla classe dei norvegesi, stare in contatto con la società norvegese, su questo già feci un video dove parlai della mia esperienza in Norvegia e sinceramente, vabbè, se vi fa piacere, se volete, potete andarlo a vedere, però ci tengo anche a dirlo qui, se magari siete arrivati fino a questo punto e volete sapere la mia esperienza da quindicenne straniera che sapeva a malapena l'inglese. Io a 15 anni dovevo iniziare le superiori, molti di voi sicuramente adesso si staranno chiedendo sì, ok, ma tu a 15 anni inizi le superiori, non ne dovevi iniziare tipo un anno prima? Questo è perché io in Italia ero stata bocciata, che già raccontai anche di questa storia, quindi se vi interessa anche vedere questo video ve lo lascio sempre qui, raccontai della mia bocciatura in Italia. Quindi ecco, sono diciamo stata rimandata indietro sia in Italia che in Norvegia, quindi ma è una gioia. Quindi sì, stavo con questa classe che erano di un anno più piccoli di me, se non mi sbaglio, oppure 2, non mi ricordo esattamente. Comunque erano più piccoli di me, però erano abbastanza cattivelli, ve lo devo dire, erano abbastanza cattivelli. Perché giustamente ero la straniera che non sapeva spiccicare una parola di norvegese, a malapena sapevo l'inglese, quindi è stata abbastanza dura perché, cioè, capite bene, una straniera che poverina non sa il norvegese, sta malapena l'inglese, non capisce quello che uno dice, però viene un po' messa da parte, un po' derisa e presa in giro dagli altri perché, oh mio Dio, sei l'italiana mafiosa, insomma, non è stato proprio rosa e fiori, però insomma questa è stata la mia esperienza. Ho sentito tantissimi altri che hanno avuto esperienze tranquille qui in Norvegia, quindi assolutamente. Mio fratello, anche qui sul mio canale YouTube potete trovare il video con me e mio fratello, dove mio fratello racconta la sua esperienza di essersi integrato in Norvegia appena arrivato qui in Norvegia. Lui all'età di 8 anni aveva quando insomma ci siamo trasferiti qua, quindi potete anche andare a vedere quel video se vi può aiutare ed interessare. Ovviamente si sa, gli adolescenti sono un po' più teste di pirla, detto in un modo un po' più educato. Si sa, si deride sempre la nuova arrivata e tutto quanto, quindi forse adesso che sono cresciuta di più me ne sarei fregata molto meno, quasi per niente, però giustamente appena arrivata in Norvegia ero un po' ok, ma quindi io, cioè, mi sono sentita un bel po' da sola su questo lato, però fortunatamente avevo anche la mia, diciamo, prima classe, avevo la mia prima classe dove eravamo tutti quanti stranieri che dovevamo imparare il norvegese, e là mi sentivo molto a mio agio e avevo anche tutte le mie amicizie lì. Però quando poi mi mettevano in classe insieme ai norvegesi, ammetto che non mi trovavo molto bene grazie a loro. Ognuno ha le sue proprie esperienze, ed esperienze come le mie fortunatamente qui in Norvegia ho constatato che ce ne sono poche, quindi non abbiate paura, ecco. L'unica cosa che forse mi sento veramente di consigliarvi è quello di fare voi il primo passo. Non aspettate che siano i norvegesi a farlo, perché non lo faranno mai. Provate sempre e comunque a cercare di farvi vedere che voi volete imparare la lingua, che voi siete interessati ad imparare questa lingua, ad integrarvi nella società norvegese, perché per loro già è tantissimo. Calcolate che i norvegesi sono anche delle persone molto patriottiche, questo c'è anche da mettere, quindi far vedere ai norvegesi che sai dire "Hei, hvordan går det?" già per loro è tantissimo, quindi mi raccomando, questo è un consiglio che voglio dare a tutti, sia ai più piccoli che ai più grandi. Siate sempre voi a fare il primo passo. Io lo so che magari molte volte, cioè, avete magari un carattere timido, perché per esempio magari non si nota tramite i video, però io sono una persona molto timida e abbastanza riservata.
quindi mi ricordo che appena atterrata in Norvegia, insomma, ero proprio sulle mie, poi avevo sempre paura perché giustamente ero la nuova arrivata che non sapeva parlare. Capisco che molte volte è difficile aprirsi, però bisogna un po' armarci del nostro coraggio che in fondo, molto in fondo a noi abbiamo, e cercare di aprirci. I norvegesi sono un popolo molto più riservato, molto riservato e sulle proprie, quindi mi raccomando raga, cioè cercate voi di fare il primo passo. Qui ovviamente è un po' tutte le parti del mondo che sei tu che diciamo devi lavorare di più dato che sei straniera, no? Quindi siccome sei straniero devi lavorare di più, devi tu integrarti, quindi devi essere tu quello che diciamo rompe le balls. Quindi niente, questi sono stati i miei primi 2 anni di come ho imparato il norvegese. E adesso vi chiederete quanto tempo ci hai messo ad imparare il norvegese, a saper comunicare? Allora, a comprendere forse ci ho messo di meno che a parlarlo, perché ripeto che io ero molto timida, non parlavo, avevo sempre paura di sbagliare, di fare errori, che poi alla fine, raga, non vi dovete vergognare, cioè non fate come me, cioè io adesso che sono cresciuta e ho capito che comunque fare errori è giusto, non è assolutamente sbagliato, non c'è nulla da vergognarsi, è assolutamente una cosa normalissima fare errori quando si parla in una lingua che non è la tua madrelingua, è giustissimo, non è nulla di cui vergognarsi. Quindi dicevo, capirlo ci ho messo molto di meno che a parlarlo. Capirlo penso che ci ho messo... Capirlo proprio bene io direi qualche mese, perché calcolando che, diciamo all'incirca sui 6-8 mesi, ok? Se non di più, 10 mesi tipo, perché calcolando che io dovevo veramente sforzarmi nel cercare di capire i norvegesi, perché dove mi giravo parlavano tutti in norvegese, perché gli alunni parlavano in norvegese, nella classe dove stavo io insieme ai norvegesi. Poi gli insegnanti mi parlavano tutti in norvegese, quindi non c'era altro modo per cercare di capirli se non esprimendo le proprie meningi. Quindi dopo qualche mese, a forza di sentirli tutti i giorni, giustamente apprendi meglio, quindi apprendi più velocemente. Quindi direi che qualche mese ci ho messo a capire quello che loro mi dicevano. Ovviamente non in modo fluentemente, nel senso che non è che potevo capire già al 100% quello che uno mi diceva. Cioè adesso se avessi una discussione con un norvegese saprei anche come rispondergli e saprei anche capire quello che quel norvegese, cioè il norvegese mi vuole dire. Mentre prima, per esempio, potevo capire, ma fino ad un certo punto, quindi per i primi mesi comunque capivo quel che potevo capire fino a che la mia mente ci arrivava, insomma. Però dopo un anno buono ho cominciato a parlare, però già a parlarlo in un livello comprensibile, nel senso che potevo dire guarda io oggi sono stata là e sono andata anche là e poi mi sono messa a dormire. Già potevo fare dialoghi del genere, quello sì. Poi ovviamente ogni anno che passa uno non se ne rende conto, ma migliora tantissimo. Quindi è comunque sempre una... cioè ogni mese, ogni anno che passa, quando vivi in un paese straniero, no? Quindi io per esempio in Norvegia, vedo e sento sempre di più che riesco ad accumulare ancora più cose in norvegese, ad imparare alcune ancora più cose di norvegese e a saper parlare anche meglio forse. Adesso passiamo alle superiori. Quando io ho finito i 2 anni nella scuola internazionale, sono passata alle Vidregone Skole, che sarebbero letteralmente in italiano le scuole superiori norvegesi. Adesso voi direte, ma finalmente che bello sei riuscita ad entrare alle scuole norvegesi superiori? Assolutamente no,
perché io sono stata poi messa in questa scuola, le Vidregone. Dalle Vidregone sono stata messa in una classe che si chiama Minoritet Sprok. Minoritet Sprok che cos'è? È una classe dove c'eravamo soltanto tutti noi stranieri, un'altra volta, e c'erano gli insegnanti norvegesi che ci insegnavano ancora di più il norvegese, ma non il norvegese come in una scuola internazionale dove ti insegnano la lingua norvegese per bene. No, là alla Minoritet Språk ti insegnavano scienze sociali tutta in lingua norvegese, matematica in lingua norvegese, avevamo inglese, avevamo norvegese, ma norvegese, raga, che è letteratura norvegese, come se fosse l'italiano, la letteratura italiana, raga. Quindi quella Minoritet Språk era per tutte quelle persone, tutti quegli stranieri che avevano imparato il norvegese ad un livello buono per accedere alle scuole superiori. Però prima di entrare proprio nelle vere e proprie scuole superiori, ti mettevano in questa classe che si chiama Minoritet Språk e ti facevano, diciamo, un po' il resoconto di quello che avresti dovuto imparare entrando nelle scuole superiori. Raga, che gioia! Quindi sono stata per un anno in questa Minoritet Språk, Minoritet Class si può anche chiamare, dove c'eravamo soltanto noi stranieri ad imparare la benedetta letteratura norvegese, scienze sociali in lingua norvegese, matematica e avevamo anche l'inglese. Eravamo una classe veramente piccolissima, mi ricordo, eravamo sì e no una decina. Quella era la mia classe, però mi trovavo veramente bene, perché poi tra stranieri ci capivamo, quindi non c'era manco bisogno di saper comunicare in chissà quale norvegese perfetto. E fatto poi un anno di Minoritet Språk, ho iniziato le scuole superiori vere e proprie norvegesi, quindi sono stata in classe insieme ai norvegesi e sinceramente mi sono trovata bene le scuole superiori norvegesi. Non c'è stato quel oddio tu sei la straniera, assolutamente no, mi sono trovata bene, ho avuto una classe molto aperta di mente e mi è piaciuto stare in quella classe, fare quelle scuole superiori. Poi nel 2018 mi sono diplomata alle scuole superiori in Norvegia e ho preso il diploma di economia, scienze sociali e lingue. Non so da dove spunta questa economia, perché di economia non ho fatto una beata cippa, però vabbè. Poi dopo le scuole superiori ho fatto un anno libero, diciamo, che ho dovuto recuperare 2 materie che non ero riuscita a passare. Dopodiché adesso sono al secondo anno di università e studio scienze politiche. E quindi questa è stata la mia fantastica avventura, il mio fantastico percorso. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile e che non vi abbia annoiato. E sì, poi non so se può interessare, ma penso che si era anche capito che nelle scuole superiori, ormai quando mi avevano messo nelle scuole superiori dopo la Minoritet Class, Minoritet Språk, non ho avuto aiuti extra dove mi insegnavano di più il norvegese, dove mi spiegavano, o se c'era una professoressa che sapeva parlare spagnolo e mi faceva lezione in un angoletto, no. Poi là ho diciamo guidato da sola, là proprio, poi mano a mano sono riuscita sempre di più a migliorare il norvegese e tutto, quindi questa era la mia storia, questa è stata la mia avventura qui in Norvegia. Io spero che vi sia piaciuto il video, se è così mi raccomando lasciate un bel mi piace, spero di non essere stata troppo logorroica, anche se ne dubito perché io di natura sono molto logorroica. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo mio fantastico percorso, ancora non ci credo che ho fatto tanta strada e adesso mi ritrovo a metà strada dell'università
incredibile anche di come voli il tempo. E niente, dai, io la smetto di parlare, io vi mando un bacione dalla Norvegia e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campanellina, tra l'altro, e lasciate un bel mi piace di supporto qui in questo video, lasciatemi un commento e niente, vi lascio anche i miei social qui sotto nell'info box se avete bisogno di, non lo so, se mi volete fare altre domande, se qualcosa non vi è chiaro, insomma fatemi sapere. E niente, dai, io la smetto, basta di parlare, io vi mando un bacione dalla Norvegia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!